Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video unboxing dedicato ad uno Toys in scala 1 a 6 tratta dal fantastico mondo di Star Wars. In particolare sto parlando di quello che vedete qui di fianco a me, ovvero C3PO tratto da episodio 6 Il ritorno dello Jedi. Acquistato come sempre su ilcolossodeinerd.com, ragazzi, qui sotto in descrizione trovate il link al sito e adesso cominciamo! Partiamo come sempre dagli accessori, la cui lista è relativamente breve, ma parliamo pur sempre, ragazzi, di un C3PO. Abbiamo una base con relativo supporto, due paia di mani intercambiabili, 3 contando quello montato di default sulla doll, un face cut alternativo e la 1/6 di Salacious Scramb con relativo cuscino. Cominciamo dalla basetta, che già mi piace perché è una base alternativa a quella solita rettangolare per le doll a tema Star Wars di Hot Toys, cornice grigia satinata con questo motivo modo ingranaggio con questa dentellatura e per la parte centrale invece questo colore bronzato con qualche sfumatura che richiama un pochino colori di una sorta di grata. Tra l'altro texture molto piacevole al tatto che è in rilievo. Ovviamente c'è l'alloggiamento per il supporto, classico supporto nero con questa parte che è leggermente più grande rispetto alle doll normali, probabilmente dovuta al fatto che C3PO non può muoversi chissà quanto. Nella parte frontale abbiamo la solita targhetta cromata con il logo di Star Wars e il nome di C3PO e tutto intorno comunque è realizzata davvero molto bene, sembra quasi appunto un motivo di tipo imperiale, questa sorta di linee verticali di colore rosso su sfondo grigio. Molto bella questa basetta, a me piace tantissimo, è un nuovo tipo di basetta che poi vedremo anche in altre doll. L'unica cosa che essendo circolare probabilmente in collezione occuperà un po' più di spazio e rispetto a quelle rettangolari dove invece possiamo mettere magari più doll anche una vicina all'altra, in questo caso sarà leggermente più difficile. Abbiamo già visto quindi il supporto, passiamo alle mani, sono due paia differenti, sono in questo caso simmetriche, completamente uguali con questo indice alzato, indice e pollice, mentre le altre dita leggermente piegate. Queste invece sono asimmetriche, molto belle, molto buona la verniciatura e ricordo, ragazzi, che sono le parti in plastica, mani e volti, anche l'head sculpt come vedremo è in plastica. Poi invece su C3PO abbiamo le mani completamente aperte, caratteristiche del personaggio. Poi andiamo a vedere Salacious Scramb, anche questa è una chicca bellissima, a me piace tantissimo, è completamente articolato dalla testa, la testa, le braccia come vedete e anche le gambe, le zampe posteriori. Molto bello anche la coda addirittura, ragazzi, molto bella sia dal punto di vista della verniciatura, molto realistico con diverse sfumature, le macchie eccetera, sia dal punto di vista dello sculpt, una chicca davvero da mettere in collezione. Può sedersi ovviamente sul cuscino, anch'esso riprodotto molto bene, anche abbastanza pesante, ruvido, satinato nella superficie sottostante per far sì che si muova relativamente poco se appoggiato alla basetta. Ovviamente ha l'alloggiamento per il posteriore di Salacious Scramb ed è molto figa, molto bella la resa sia del colore che di tutte le pieghe del cuscino, proprio a simulare un qualcosa che ci sta seduto sopra. Poi abbiamo invece il face sculpt, quindi la faccia alternativa di C3PO, vedremo fra poco l'head sculpt in generale, le fattezze secondo me sono rese molto bene, ottima la verniciatura, ricordo che è in plastica, ma la resa del color oro è davvero incredibile, guardate infatti quanto va a riflettere la luce. Secondo me un pelino esagerato questa resa del metallo, questa sorta di usura del metallo, una sorta di ruggine presente su tutto lo sculpt e vedremo anche poi sul body di C3PO. Molto bella anche questa cosa dell'occhio che viene fuori, ottima la resa dei fili che tra l'altro sono in plastica morbida, quindi sono leggermente flessibili ma non modellabili. Ovviamente nella parte posteriore c'è la possibilità, c'è un foro da cui si vedrà la luce dell'occhio
grazie alle batterie che vengono fornite da Toys. Passiamo adesso a C3PO nella sua forma più iconica, ovvero quella dorata, nonché la mia preferita. Posso dirvi già che è molto pesante, quindi si sente che è in diecast, quasi completamente in diecast, perché ripeto, head sculpt, mani e piedi sono in plastica. Ma comunque, ragazzi, ripeto, si sente davvero, restituisce una forte sensazione di stabilità e di compattezza, di pesantezza, anche se ci sono diversi piccoli elementi a cui bisogna fare attenzione nel maneggiarlo perché potrebbero rompersi. Cominciando proprio dalla testa, con questo elemento a sovrastare, diciamo, la faccia, a cui bisogna fare molta attenzione, e partendo proprio dalla faccia è possibile rimuoverla per sostituirla sia con quella alternativa sia per andare ad allocare le batterie. Infatti non ho messo il coperchio proprio per farvelo vedere. Inizierei proprio con accendere la luce e come vedete è molto molto luminosa, e andandolo poi a chiudere questo scusate, è il risultato. Quindi mi piace tantissimo perché la luminosità è davvero elevata, e al contrario invece andandolo poi a spegnere purtroppo sembra davvero morto il nostro C3PO, sembra davvero spento, e questa cosa crea un forte contrasto perché ovviamente non potremo mai lasciarlo sempre acceso, perché le batterie, poi soprattutto quelle utilizzate da Hot Toys, sappiamo benissimo che in 10 minuti si scaricano. Però ecco, forse gli occhi sono troppo spenti in questo caso. Effettivamente non so cosa avrebbero potuto fare di differente al riguardo, magari verniciarli con un altro head sculpt o un qualcos'altro, però ecco, diciamo che in collezione così spento rende molto meno. Per quanto riguarda la verniciatura, come già detto in precedenza, è molto ben fatta questa verniciatura dorata, che tra l'altro questa della plastica dell'head sculpt, così come quella delle mani, quindi delle parti in plastica, è praticamente identica a quella delle parti in metallo, quindi ottimo lavoro, perché davvero a guardarlo così in generale non sembra che queste parti siano in plastica, quindi ottimo il lavoro di verniciatura, sia ovviamente sull'head sculpt che per tutto il resto del corpo. Forse ho visto un leggero difetto nella gamba, ma ci arriviamo fra poco. Per quanto riguarda il resto è molto simile a quello di episodio 2, che ho in collezione, con cui poi ovviamente faremo un confronto, a partire dal chest, quindi dal petto, fino a spostarsi lungo le braccia che sono anche molto ben articolate, devo dire, per essere un C3PO. Mi piace tantissimo questa cosa dei pistoni, che andando a muovere il braccio ovviamente si animano anche i pistoni, mi piace tanto. E poi invece andando verso la parte del ventre, qui troviamo i fili che, come per quello di episodio 2, sono dei reali fili, quindi come vedete si muovono, sono in plastica. Molto molto belli, come vedete sono flessibili e sono dritti, quindi sistemati in ordine, in un buon ordine, e non intrecciati come quelli che avevamo visto per esempio in C3PO di episodio 2. Andando ancora più in basso, ottima la fattezza anche delle gambe, che sono asimmetriche, e quella delle ginocchia. Quello che vi dicevo è che la parte con la gamba che dovrebbe essere argentata in realtà non è proprio argentata, ha delle sfumature che penso che riusciate a vederle anche voi, delle importanti in realtà sfumature di oro, e secondo me doveva essere un po' più argentata per essere davvero simile a quella del film, però ecco, poco male. Alla fine la resa estetica, vedendolo anche da più lontano, si vede che c'è qualche sfumatura dorata, però comunque si vede anche la differenza tra l'argento e l'oro delle due colorazioni. Per il resto, ragazzi, io posso ritenere molto soddisfatto, la cura nel dettaglio anche in queste parti, ad esempio sulle ginocchia, le finte viti messe qui sopra sulla sommità della gamba e anche sul bacino. Tutto comunque restituisce la sensazione di un'ottima cura nel dettaglio per questo C3PO, e sono davvero molto molto contento, anche perché aspettavo da tantissimo un C3PO del genere, così iconico. Andiamo a vedere un attimo le articolazioni, che saranno comunque molto limitate. La testa ha un normale movimento in basso verso l'alto, può ruotare e anche andare lateralmente, ottima comunque l'escursione.
Andiamo sulle braccia, dove c'è la possibilità di ruotare il braccio qui alla spalla di ben 360 gradi senza nessun problema. Trovo che siano un po' più sciolte le articolazioni rispetto a quelle di episodio 2, detto sinceramente. Poi all'interno della spalla c'è un peg a sfera che permette comunque anche al braccio di muoversi in modo limitato, ovviamente, ma abbastanza agevole. L'angolo invece per il gomito è questo, quindi ovviamente un po' limitato dalla struttura stessa del body e del braccio di C3PO, normalissimo peg per le mani, e dove c'è un po' più di difficoltà è qui all'altezza del ventre, ovviamente per ovvi motivi si può piegare in avanti ma di pochissimo, mentre c'è una maggiore escursione all'indietro. Come vedete possiamo andare a ricreare anche le pose un po' più iconiche di C3PO. Quasi assente il movimento delle gambe, che possono venire in avanti praticamente fin qui, quindi praticamente zero, indietro leggermente, come vedete il movimento è appena percettibile. Possono ruotare anche leggermente, ma anche in questo caso, ragazzi, è davvero poco il gioco che si può fare. Ho anche paura un po' di graffiare il materiale, essendo in metallo, però ecco, un pochino ci si può giocare, insomma. Poi per quanto riguarda l'articolazione del ginocchio, ovviamente non arriva a coprire i 360 gradi, ma saranno all'incirca un 20-25 gradi, finché questa parte del polpaccio non va a toccare la parte del femorale, del bicipite femorale. Per il resto, ragazzi, anche per quanto riguarda i piedi è molto limitata, può venire, ecco qui si è staccato il peg, comunque può venire in basso, questo lo risistemiamo dopo, può venire in basso fin qui, in alto limitato ovviamente dalla struttura del resto del body, e lateralmente il movimento non è un granché. Comunque resta pur sempre un C3PO, quindi non ci fossilizzeremo ovviamente sulle articolazioni. Andiamo a vedere un rapido confronto con il C3PO di episodio 2. Ed eccoli qui insieme nelle due versioni della mia collezione, il C3PO di episodio 2 e questo di episodio 6. Ovviamente, oltre alla differenza di colorazione, il body è praticamente lo stesso. Come vi dicevo, i fili in questo caso sono tutti dritti e ben ordinati, invece in episodio 2 sono aggrovigliati. E in realtà, ragazzi, a me piacciono entrambe le versioni, però quella di episodio 6 rimane comunque la più iconica e quella che preferisco. Come vedete, in questa di episodio 2 gli occhi comunque che sono gialli e staccano un po' rispetto al grigio del resto della testa. In questo caso, essendo tutto dorato, praticamente vengono fuori molto meno quando sono spenti. Ma comunque, ragazzi, io continuo a preferire quello di episodio 6 in tutto e per tutto, ma devo dire che insieme non stanno male, proprio per niente. Ed eccoci qui con C3PO per la conclusione del video. Che dire, ragazzi, finalmente il C3PO definitivo, il C3PO più iconico. Mi piace anche tantissimo quello di episodio 2, ma questo, ragazzi, è C3PO per come lo conosco, per come tutti lo ricordano, con questa colorazione dorata. Complimenti a Hot Toys per la verniciatura, lo stacco tra plastica e diecast è praticamente inesistente a livello di verniciatura. Ottima anche la mobilità, per essere un C3PO posso dire che la mobilità è abbastanza buona. Peccato che non riesca ancora a essere perfetto per qualche difettino qua e là, come dicevo, quello dell'illuminazione degli occhi, quello della verniciatura della gamba destra.
Insomma, qualche piccolo difetto se lo porta dietro, però ragazzi, secondo me un'ottima doll, ovviamente consigliata per tutti i fan di Star Wars e di C3PO, magari da affiancare ad un R2D2 che ancora purtroppo non ho in collezione. Questa è una delle mie grandi mancanze in collezione. Detto questo ragazzi, io vi ricordo che l'ho acquistato su ilcolossolinerd.com, secondo me il miglior servizio in Italia e i migliori prezzi in Italia, quindi vi invito a farci un salto, trovate il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo per i prossimi appuntamenti del canale, non so quando uscirà questo video, quindi non vi so dire quali saranno questi appuntamenti, ma c'è tantissima roba. Se non mi conoscete fate un giro sul canale e troverete sicuramente qualcosa che vi piace se siete appassionati di Hot Toys e action figures in generale. Io adesso ragazzi vi saluto, vi auguro un buon proseguo di giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto!